in questo video sarò molto diretto. Ho una richiesta da farti da parte mia e una domanda importantissima. Richiesta: guarda questo video fino alla fine, non ci vorrà molto. Domanda importantissima: quanto tempo sano e di qualità hai speso ultimamente con tuo figlio o tuo nipote o il cucciolo che stai crescendo, insomma? Non fraintendermi, non ti chiedo questo perché voglio giudicarti, anzi, non voglio giudicare il tempo che tu spendi con il tuo piccolo, ma perché è una domanda che ho cominciato a farmi io qualche anno fa, quando praticamente ho cominciato a rendermi conto che mio figlio stava crescendo così, sotto gli occhi, e forse qualcosa mi stava sfuggendo di mano. E se mi avessero fatto sta domanda 1 anno, 2 anni fa, la mia risposta sarebbe stata una cifra, come si dice qua a Roma, tantissimo tempo. Tutte le sere torno a casa, è lì, a casa, tutte le mattine lo vedo. Adesso con la quarantena più che mai, stiamo praticamente tutti i giorni a casa. Ecco, avrei risposto così, siamo a casa costantemente. Infatti a questo tranello, a questa illusione, ci sono cascato con tutte le scarpe, come si dice qui dalle mie parti. Averlo sotto lo stesso tetto, dentro casa, per me era come passare del tempo con lui. Ma questo non ha praticamente nulla a che vedere con ciò che io intendo con tempo di qualità. Semmai quello potremmo chiamarlo tempo di quantità. Ecco, così. Mi spiego meglio. Quando è stata l'ultima volta che vi siete presi un pomeriggio insieme? O l'ultima volta che siete riusciti a trascorrere una giornata insieme al massimo del divertimento? Cioè praticamente quelle giornate in cui quando torni a casa le uniche cose che tu ricordi sono: cazzo quanto mi sono divertito, le risate, ti ricordi solamente i momenti belli, li ancori. Ecco, quel tipo di giornata là. C'è una frase che ho letto poco tempo fa sul libro di un formatore molto famoso che dice così: la mente ricorda se il cuore ricorda. Proprio così. Infatti pensaci bene, ciò che portiamo dentro come ricordi, quelli da una vita, da quando siamo bambini, non sono i momenti di felicità di quando scartiamo un regalo, anche se desiderato. Quei momenti li sovrascriviamo spesso col regalo successivo o comunque svaniscono nel tempo. Non vengono legati al cuore, non vengono legati a un'emozione. I ricordi indimenticabili, quelli che ci portiamo dentro per tutta la vita, sono quelli che leghiamo e ancoriamo al nostro cuore. La mente ricorda se il cuore ricorda. Esattamente così. Ora capisco che, complice la pandemia, gli equilibri ultimamente sono un po' cambiati, certo, ma dimmi, non ti piacerebbe avere un momento per voi due? Soli, rilassati, per condividere e costruire quei ricordi che per entrambi rimarranno più che indimenticabili. Sì, perché vedi, i nostri figli non si ricorderanno del tempo passato a casa se quando siamo a casa con loro non ci divertiamo con loro. Non si ricorderanno di che modello di PlayStation gli abbiamo regalato, nonostante anche io abbia regalato una PlayStation a mio figlio, o se il cellulare che gli abbiamo dato è quello all'ultimo grido. Sono solamente regali che verranno sostituiti e sovrascritti dai successivi. E da padre, se ci penso, ho quasi le lacrime agli occhi, perché in effetti l'unica cosa inestimabile al quale non possiamo dare un valore, ma non possiamo neanche fermare, è proprio il tempo, spesso investito anche in modo errato. E ti dico questo perché io stesso mi sono illuso per anni di aver dedicato tempo a mio figlio mentre ero a casa con lui, magari io sul computer, lui sulla PlayStation in cameretta. E per molto tempo, focalizzandomi proprio sul mio business, mi bruciavo occasioni d'oro per stare con mio figlio. Ma per fortuna, anche se a mie spese, poi ho imparato la lezione. Torniamo a noi, al periodo attuale,
alla pandemia. Sì, certo, la pandemia. Sarà pur vero che la pandemia ha stravolto le abitudini, le tue abitudini, le mie, di tutti. Ma non c'è niente che possa valere tanto quanto trascorrere qualche ora con il proprio piccolo in mezzo alla natura, alle onde del mare. Già, perché ora ti chiedo, hai mai portato a pesca tuo figlio? E se la risposta è no, dovresti farlo subito, esattamente, immediatamente, perché per un bambino pescare sarebbe un'esperienza incredibile. Ricordi di momenti passati con il proprio papà indelebili nel tempo, quei ricordi che la mente legherà al cuore. Potrete imparare l'uno dall'altro e creare quel legame, il legame più forte che possa esistere nella vita di un uomo e quella di un figlio, vivendo avventure incredibili. Pensaci, quante ore al giorno passa tuo figlio davanti alla PlayStation, davanti alla TV, oppure a perdere gli occhi su TikTok o sui social? Lo so, e da genitore ormai io credo te l'abbia ripetuto più volte, non ti giudico, anzi mi rendo conto di quanto nel 2021 la nostra vita sia così frenetica, sempre di corsa, tanto da distoglierci dalle priorità e toglierci pure quei momenti che potremo vivere con i nostri piccoli grandi amori. E so anche che molto probabilmente avrai già tentato di distogliere tuo figlio dai suoi videogiochi preferiti, ma ti sei chiesto come mai non ha funzionato? Molto probabilmente perché non hanno mai passato una giornata qui in spiaggia con te, facendo attività ludica ma altamente formativa, come la pesca. Sicuramente avrete vissuto del tempo insieme, certo, ma da padre a padre, lascia che ti dica una cosa, non c'è niente che crei quel legame che cerchi, niente, se non un pomeriggio trascorso a pesca, con la canna in mano, a guardare le onde, a guardare il mare, seduti su uno scoglio o su una spiaggia, uniti come solo padre e figlio possono essere. Ecco perché a questo video, al video che stai guardando, ho voluto dare questo titolo così imperativo: porta a pesca tuo figlio. Semplice, esatto, così, portacelo tuo figlio in spiaggia, a pesca con te. Sarai tu a tornare bambino insieme a lui e divertirti come mai prima, e sarà lui a legare al suo cuoricino i ricordi di papà che un giorno potrà anche tramandare al proprio figlio. Parole di un padre pescatore. E lo so, magari ti può sembrare pure difficile da credere, ma nella mia esperienza da genitore, oltre che da uomo di business, ho sempre avuto la prova che la pesca fosse in grado di formare giovani uomini come pochi sport al mondo. Adesso riflettici, in una sola disciplina abbiamo pazienza, resistenza, costanza e resilienza, e mettici anche una buona dose di forza. Mai detto poco, no? Nella società di oggi, tutte al servizio del tuo tesoro più grande, tuo figlio. Da padre a padre, diciamocela tutta, tutti noi genitori speriamo di vedere un domani nostro figlio fiorire, vincere nel mondo del lavoro, della vita, dello sport, dell'amore. Tutti noi, chi è che non lo vorrebbe? Quindi per farlo bisogna educare i nostri piccoli super ragazzi ad ottenere sempre il meglio dalle proprie prestazioni, e per farlo sappiamo che c'è modo e modo. Dalla mia esperienza ti posso dire che non c'è altro modo per rendere indissolubile quel legame di sangue che vi rende padre e figlio se non la pesca, senza ombra di dubbio. Ma adesso aspetta, perché magari se ti stai chiedendo: sì, bel discorso, bravo, tutto bello, ma papà non sa pescare. Se non hai mai vissuto un'esperienza simile, perché ancora non sai pescare, oppure temi che sia uno sport troppo dispendioso o troppo impegnativo per la tua famiglia, faresti meglio a ricrederti. Come ogni sport, ovviamente, hobby o passione, ci sono dei livelli d'approccio, e credimi, non serve essere il campione del mondo. Quindi se l'unico dubbio che ti rimane è: ok, mi hai convinto, però non so pescare,
come faccio a portare mio figlio a pesca se io non so pescare? Ci penso io, ovvio, lì ci penso io. Non solo c'è un modo per imparare a pescare efficacemente in poche lezioni trasformandoti in un pescatore provetto, ma è anche lo stesso metodo che utilizzo da quando ero dietro al banco della bottega aperta dai miei genitori. È lo stesso metodo che da oltre 6 anni è ancora in essere utilizzo con tutti i bambini promossi, quelli che ogni anno, accompagnati dai propri genitori, porto a pesca. E te l'ho detto, è il metodo ci penso io. Il metodo che ti permetterà di diventare un vero pescatore. Sai quanti genitori sono passati per la mia bottega in questo ventennio che mi portavano i loro cuccioli perché desideravano pescare ma non sapevano neanche da dove iniziare? In questi anni ho visto crescere figli e genitori insieme, portando avanti una passione che li univa, andando a pesca insieme. E quando ci penso, qualche brivido lo sento. Quindi adesso dimmi un po', cosa ti sta fermando oggi dal cogliere e vivere fino in fondo uno dei momenti di vita tra padre e figlio più intimi che possano esistere? Cosa? Hai risposto? Beh, qualunque sia la tua risposta, cancellala. X, perché, amico mio, non esiste un buon motivo per non andare a pesca con tuo figlio a partire da oggi stesso. Lo so, detto da uomo a uomo, magari il fatto di non saper pescare oppure la paura di fallire di fronte a tuo figlio qualche brutto scherzo lo tira, no? In questi casi, te l'ho accennato sopra, che ne dici di approfittare della soluzione che ho pensato apposta per te e tuo figlio? Quindi clicca subito, da qualche parte qui, a seconda di dove stai guardando questo video, dovresti trovare un bottone e se l'hai visto, cliccalo subito, perché è lo stesso bottone che ti permetterà di entrare subito in questo mondo tanto amato dai bambini, e inizierai da subito a coltivare e a collezionare nuovi ricordi, soprattutto indelebili. Ciao, Andrea.